Amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. In questo video ti voglio raccontare di una creatrice, di una donna italiana che ha creato delle borse molto particolari ad un prezzo inferiore ai 200 euro. Ti racconto tutto dopo la sigla. Come ti avevo promesso, in questo video ti parlo di una donna e delle sue borse. Diamogli un nome e un cognome: Sandra Lepori, sperando di non sbagliare accenti e cose varie. Nata a Sassari nel 1977, laureata all'Accademia di Belle Arti, decide a un certo punto di intraprendere delle strade e fa anche delle mostre. Ha vinto tantissimi premi e per unire la sua arte a qualcosa di utile decide così di creare dei bijou. Questa cosa tienila a mente perché poi fa parte di tutto il quadro. Come ho incrociato questo brand? Un giorno lei mette mi piace ad un mio post su Instagram. Uno dei motivi per cui dico sempre interagiamo, ci sentiamo, è che è fondamentale utilizzare i social, è quello proprio di avere delle informazioni ulteriori, riuscire a trovare il brand un po' più di nicchia, perché man mano che vado avanti e su questo canale trovi tantissime recensioni, diventa sempre più difficile trovare dei brand particolari. Però quello che mi interessa di più è raccontare soprattutto la storia. Sandra ne ha tantissima da vedere, non solo come donna che si è messa in gioco, come artista, perché poi capirai sia vedendo la borsa che proprio il suo concetto di pelletteria e borse, di artigianalità, mettiamola così, è davvero artistico. Quello che mi piace tantissimo appunto è la storia, quindi lei mette mi piace a un post, vado a guardare, non so se a te capita magari di essere su Instagram e andare a guardare le informazioni, a volte delle persone che ti mettono i mi piace, e scopro una pagina con delle borse particolarissime, come faccio spesso quando o le borse non mi vengono segnalate o comunque così, contatto il venditore e dico vorrei acquistare una tua borsa, e questo era il 25 di agosto. Sandra è molto carina, mi risponde, mi chiede quali modelli mi piacciono, le faccio lo screenshot, le rinvio il messaggio e comincia una discussione improntata sul fatto che lei cerca di spiegarmi che i suoi prodotti sono completamente fatti a mano, in maniera molto artigianale, quindi quasi intimorita da quello che potevo dire io dal punto di vista della costruzione, ma che ha un modo di lavorare tutti i materiali davvero particolari. Infatti lei utilizza un sistema di incisione su carta fotografica nera e sfrutta le vernici per poter creare praticamente delle tonalità di colore che altrimenti non uscirebbero. Ovviamente ti dico, alla buona te lo spiego, ma trovi poi tutte le informazioni su questo brand sul mio blog all'indirizzo blog.ornellaudino.it. ci faccio un articolo dove ti spiego proprio il tipo di lavorazione e il motivo per cui lei è diventata molto famosa anche nelle gallerie d'arte. Quindi guardo queste borse e mi accorgo che effettivamente c'è qualcosa, ci sono tutti questi disegni che poi vedrai dopo, tutte queste applicazioni che lei riesce a fare proprio attraverso un procedimento unico che ha studiato: carta fotografica, incisioni, una punta particolare per poter scarnire la carta fotografica, e poi assembla tutto con dei materiali di similpelle, di pelle di alcantara sintetico, come nel mio caso. Quindi io ho trovato tutto questo fantastico, perché ho detto è un modo nuovo pure di interpretare. Vi dico che la trovate come Sandra Incisioni su Instagram. Ovviamente la borsa l'ho comprata io, lo dico e lo ridico, non sono sponsorizzata. Leggendo la sua storia e capendo cosa c'è dietro, invito tantissime di voi a guardare le sue opere d'arte, perché secondo me fra qualche anno avrete in casa qualcosa che varrà tantissimo, soprattutto perché avrete prodotti unici e anche ad un prezzo abbastanza contenuto. Dopo vi faccio vedere la borsa. Sandra, quando ho scoperto il suo mondo ho detto cavolo, veramente c'è tanto lavoro dietro ad una borsa, c'è tanto studio e tanto ingegno. Adesso
Abbiamo fatto l'acquisto, pagamento bonifico, ha mandato tutto nell'arco di una settimana, 10 giorni, perché voleva cambiarci un accessorio, mi ha omaggiato di un bijou che poi ha detto che insomma nel pacco. Non l'ho aperta proprio la borsa da quando è arrivata e la apriamo adesso insieme. La borsa l'ho scelta attraverso uno screenshot, non era disponibile la prima che ho scelto, ne era disponibile un'altra e l'ho pagata 180 euro. Già per darvi un'idea vi faccio vedere il bijou che lei mi ha omaggiato e che crea con tutte le sue mani, e già questo praticamente è per rendervi conto del tipo di lavorazione che lei applica sulla carta fotografica e su tutto il resto. Lei cerca di interpretare la cultura sarda e quindi tutti quelli che sono gli abbigliamenti tradizionali e tutto il resto, abbinata a un mix di culture egizie, arabe, insomma è un bel mix importante di culture. Andiamo a guardare la borsa insieme ed eccola qui in tutta la sua bellezza. Mi ha spiegato che il materiale è di similpelle, che lei aspira poi a fare delle produzioni un pochino più in serie, ovviamente per poter industrializzare in qualche modo, anche se secondo me, poi ditemi anche la vostra, commentate qua sotto insomma come fate di solito, lei dovrebbe avere dei micro negozi, galleria d'arte e fare pezzi unici, perché io penso che un prodotto del genere ho difficoltà ad averlo incrociato in altre circostanze. Di borse ne vedo veramente tantissime per lavoro e per questa passione che è diventata il canale YouTube, che è quasi un altro lavoro, perché praticamente non ci dormo la notte per trovare le borse, per trovare informazioni sulle storie, insomma è veramente un impegno nell'impegno. Quindi andiamoci a guardare un attimino la borsa, poi ditemi, diamo dei suggerimenti a Sandra e soprattutto seguitela perché è una donna veramente in gamba. Io mi sono innamorata perché quando ho cominciato a guardare questo tipo di borse c'è anche un altro motivo, che io mi stavo avvicinando al concetto di coffa. Volevo comprare una coffa siciliana e prima o poi la comprerò, anzi se me ne suggerite qualcuna, e questa come concetto si avvicinava tantissimo perché per i colori e per tutta una serie di cose. In più quella che piaceva a me aveva l'azzurro, però a me questi colori qua ricordano tantissimo insomma la Sardegna, e quindi quando ci andavo da piccola sono dei posti incantevoli, i sardi sono delle persone fantastiche, cioè, il mio mito diciamo come amica è Stefania, le mando un bacio, ed è sarda ed è stupenda, una donna incredibile, una persona insomma, ho questo concetto dei sardi che è altissimo, è un po' di tutti gli italiani in genere, mettiamola così, però insomma sono molto nazionalista e ci tengo tantissimo, e quindi mi ricorda tantissimo la terra, il folklore e tutto quello che c'è dietro. Poi questo è un quadro praticamente, io lo sto provando a toccare, no? Per sentire pure tutti gli intarsi e tutte le cose, e trovo davvero fantastico quello che fa Sandra dal punto di vista proprio della lavorazione, perché è una cosa, insomma, io non l'ho vista e penso che sia difficilmente industrializzabile. Sto andando a guardare poi all'interno quella che è la borsa dentro è completamente vuota, c'è questo alcantara sintetico e tutte queste parti qui che non sono, insomma, che sono la tracolla e il posteriore, sono tutti di similpelle. Dal punto di vista insomma tecnico, tintura non ce n'è, è una costruzione fatta totalmente in maniera artigianale, quindi c'è questo quadrante, questo davanti montato, e trovo la struttura della borsa fantastica perché in pratica, non usando il cotone, lei ha usato tutti questi lacci di alcantara per collegare tutta la borsa. Secondo me è una cosa, diciamo, a livello ingegneristico quasi. Mi piace tantissimo la chiusura e penso che possiamo dire che poi ovviamente la testerò la borsa, non è pesante come pensavo, è molto più leggera di quello che sembra, sicuramente non è una borsa che posso caricare tantissimo, anche perché stavo guardando che ci sono queste catene, ma testeremo, vedremo come va. Per quello che riguarda dal punto di vista strettamente tecnico, ti dicevo, non c'è tintura, il filo utilizzato in pratica sono i collegamenti in questa alcantara, è tutto curato nei minimi dettagli, pure i buchi, insomma, di come è fatto, anche semplicemente di come è
annodato l'Alcantara è perfetto, per cui possiamo passare ai voti. Per le cuciture il mio voto è 4. Metodo alternativo, e qui possiamo dire che la cucitura è fatta a mano, l'artigianalità senza macchine per cucire. Per la tintura il mio voto è 0 perché non c'è. Per le rifiniture il mio voto è 5, trovo una borsa insomma curata in ogni dettaglio e nulla è lasciato a caso, non ho trovato fili, nulla, neanche sporco dentro, per dire. Per la valutazione qualità-prezzo 5, la borsa costa 180 euro. Per la valutazione utilità 3,5, ma questo perché voglio andare a testare, poi sai che farò un altro video in cui spiego insomma come mi sono trovata, troverai le storie su Instagram, su Facebook, insomma di come sto testando la borsa, e quindi mi raccomando continuami a seguire. Mi fa piacere leggerti una delle cose che Sandra mi ha inviato via messaggio, in cui mi ricorda l'importanza di quello che ti dicevo all'inizio dei bijou, che sono nati come un'esigenza e poi ovviamente diventano da passione, esigenza, lavoro e poi si mischia tutto insieme. Te le leggo dai miei appunti artigianali. Queste creazioni sono frutto di ragione distinto, figlie del proprio tempo e del passato. Divengono discorsi da indossare, parole e percorsi di vita. Una grandissima spiegazione di quello che c'è dietro le borse, quindi compra sempre borse originali. Ovviamente dimmi se conosci altri brand come Sandra Incisioni, io le mando un grandissimo in bocca al lupo, faccio il tifo per lei, faccio il tifo per tutti gli artigiani e tutte le persone in gamba che con sacrificio restano, cercano di fare cose innovative, cose insomma che rispecchiano la territorialità, quindi hai il mio pieno appoggio. Ovviamente la tua borsa è super promossa, la testerò. Se voi avete delle altre borse da consigliarmi, opinioni su questa borsa, su altre borse, mi volete dire un pochino cosa pensate in generale della vita, no cosa pensate delle borse, mi date calore, mi date supporto, un bel like, vi iscrivete a questo canale, insomma restiamo in contatto in qualche modo. Ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.